Ciao a tutti e benvenuti o bentornati a Italiano sul divano. Oggi voglio raccontarvi la mia giornata tipica. Ascoltate bene e provate a notare se c'è qualche parola che si ripete nelle mie frasi. La mattina mi sveglio alle 7:30, ma mi alzo solo dopo 10 minuti. Vado in bagno, mi lavo e mi pettino. Poi io e il mio ragazzo ci prepariamo per uscire. Di solito, prima di andare al lavoro, ci salutiamo con un caffè al bar. La sera, dopo cena, finalmente mi riposo sul mio amato divano e mi addormento guardando un film. Avete fatto caso a quelle paroline che ho usato prima di ogni azione? Mi lavo, mi pettino, ci prepariamo. In italiano, quando un'azione ricade su noi stessi, io mi lavo vuol dire che io lavo me, io mi sveglio, cioè io sveglio me, dobbiamo usare i pronomi riflessivi. Quindi diciamo che un verbo è riflessivo quando il soggetto e l'oggetto della frase sono la stessa persona. Ma dove mettiamo il pronome? Solitamente va prima del verbo. Ma se c'è un verbo all'infinito come potere, dovere, volere, abbiamo due opzioni. Possiamo mettere il pronome prima del verbo ausiliare, mi devo svegliare, o attaccato all'infinito, devo svegliarmi. In questo secondo caso, come avete notato, cade la E dell'infinito. Entrambe sono corrette. Scegliete quella che vi suona meglio. Guardiamo di nuovo gli esempi del testo. Quando parlo di me, uso mi sveglio. Quando parlo di noi, uso ci prepariamo o ci salutiamo. Se io mi lavo, tu cosa fai? Tu ti lavi. E lui, lei si lava. Vi mostro una tabella di alcuni verbi riflessivi. Quindi diciamo io mi sveglio, tu ti prepari, lui si veste, noi ci divertiamo, voi vi riposate, loro si addormentano. Attenzione però, non tutti i riflessivi sono uguali. Esistono due tipi di verbi riflessivi, i riflessivi propri e i riflessivi apparenti. Si chiamano riflessivi apparenti quando l'azione ricade su una parte del nostro corpo o un oggetto che possediamo. Ad esempio, io mi lavo le mani. In entrambi i casi i pronomi sono gli stessi. Facciamo una prova veloce. Come direste queste frasi? Tu divertirsi molto alle feste. Tu ti diverti molto alle feste. Loro annoiarsi a scuola. Loro si annoiano molto alle feste. C'è un ultimo caso super comune, quello dei verbi reciproci. Si usano quando due o più persone fanno una cosa l'una all'altra o gli uni agli altri. Noi ci amiamo vuol dire che io amo te e tu ami me. Loro si scrivono vuol dire che loro si mandano messaggi a vicenda. Quindi funzionano esattamente come i riflessivi plurali. Riprendiamo un attimo il racconto iniziale. Vi ricordate questa frase? Io e il mio ragazzo ci prepariamo e ci salutiamo. C'è una piccola differenza importante tra questi due verbi. Quando dico ci prepariamo, vuol dire che io preparo me stessa e il mio ragazzo prepara se stesso, quindi si tratta di riflessivi plurali. Ma quando dico ci salutiamo, non vuol dire che io saluto me stessa e lui saluta se stesso. Sarebbe un po' strano, no? Vuol dire che ci salutiamo a vicenda. Si tratta di un verbo reciproco.
perché l'azione avviene tra 2 o più persone. Quindi l'unica cosa a cui fare attenzione è il contesto e il senso logico della frase. Facciamo adesso un test. Io vi dico una frase e voi cercate di indovinare se si tratta di un verbo riflessivo o di un verbo reciproco. I giocatori si stringono la mano. Pensateci bene. È un verbo reciproco perché ogni giocatore stringe la mano a un altro giocatore. Io mi guardo allo specchio. È riflessivo perché io guardo me stesso allo specchio o me stessa allo specchio. I bambini si vestono da soli. È riflessivo perché ogni bambino veste se stesso. Bene, spero che questo video vi sia stato utile per capire di più i pronomi riflessivi e reciproci. Ora tocca a voi. Scrivetemi nei commenti una frase usando un verbo riflessivo o reciproco. Magari raccontatemi cosa fate la mattina appena svegli. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!